Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina del tavola con Silvia. Questa mattina stiamo in preparazione di panpepati e pangialli, però mi sono resa conto che non vi avevo fatto la ricetta del pangiallo. Panpepato ne abbiamo due, pangiallo no. E allora a questo punto, così, veloce veloce, andiamo a fare questa ricettina che è molto più semplice della ricetta del panpepato ed ha una origine molto più antica. Addirittura nei tempi dei Romani veniva regalato questo dolce fatto con frutta secca, fichi secchi, eccetera, e miele, perché sembrava portasse fortuna. Quindi era un dolce porta fortuna, un dolce porta abbondanza più che altro, e veniva ricoperto o di foglie d'oro, di sfoglia d'oro, insomma, di pellicola dorata, o di polverina d'oro, ma oro proprio, perché all'epoca comunque c'era questa possibilità. Adesso valla a comprare un po' la No, non sfoglia ce l'abbiamo in d'oro. polvere. È stato arricchito nel corso del tempo con tantissimi ingredienti, c'è chi lo fa molto speziato e l'hanno reso simile, molto simile al panpepato. E invece è un dolce molto più semplice, no? Perché non c'è il cioccolato, perché non c'è il liquore, perché non c'è il caffè, ci sono solamente la buccia d'arancia grattugiata, o in questo caso canditi fatti da me, prego, E voilà. voilà, freschi freschi, no, freschi freschi no, perché l'ho fatti un mese fa e guardate, sono meravigliosi. Sì. E dicevo un pochino di farina, ma io ovviamente userò quale farina? Farina di Sicilia. Farina di Sicilia. Userò il rimacinoro. Ecco, questo è l'unico oro che io metterò dentro a questo fantastico dolce molto semplice. Il rimacinoro, io ne ho qui un sacchetto, non ho l'incarto perché ovviamente l'ho aperto per usarlo e poi l'ho messo qua dentro perché questo, essendo oro proprio, ma non nel costo, proprio nella fattura, nel sapore, nella consistenza, ho paura che si possa rovinare e quindi di conseguenza l'ho messo qua dentro. Allora, dicevamo, andiamo ad elencare gli ingredienti. Io vi metto nell'info box anche le informazioni per avere questo rimacinoro, perché è una farina veramente speciale. E non c'è solamente il rimacinoro, No, hanno farine per ogni tipo di fattura, dolce, salato, focacce, pane, grissini, sfoglia. Ne hanno una per la sfoglia, ragazze, vabbè. vai, Comunque, provate. ingredienti. Allora, andiamo a dire gli ingredienti. Ci vogliono 100 g di noci, 100 g di mandorle, 100 g di fichi, 100 g di uva sultanina ammorbidita, 100 g di nocciole, ovviamente il tutto senza la buccia, senza, ok? La scorza di un'arancia o qualche candito, 130 g di miele e 110 g di farina, ok? Detto ciò, andiamo a procedere a pesare gli ingredienti. Vai. Ma mica gli faremo vedere No, tutta la pesa degli ingredienti, queste povere assolutamente. creature. E Tu allora appunto vai e io noi ci vado, vediamo dopo. tu vai, io intanto faccio altro. A fra poco. Allora, abbiamo tagliuzzato tutti i fichi, le bucce d'arance candite, abbiamo messo tutta la frutta secca, adesso andiamo a strizzare l'uvetta. E andiamo ad unire agli altri ingredienti nel ciotolone. Intanto metto sul miele e lo faccio leggermente stipidire. Quindi fiamma bassa, fuoco basso, vero? Esattamente, perché il miele quando diventa troppo caldo si ossida e in parte diventa non proprio buono per il fegato. Ok, la farina la andremo a mettere per ultima. Una volta messo il miele metteremo dopo la farina. A questo punto abbiamo tutti quanti gli ingredienti, aspettiamo che si ebbidisce il miele e ci rivediamo qua. Allora, eccolo qui,
Adesso mettiamo il miele ed andiamo a girare il composto per bene. Dopodiché aggiungeremo la farina. In questo modo il miele va dappertutto, no? In tutte quante le parti della frutta secca, va proprio ad avvolgerle, ok? Ok, e adesso con un cucchiaio io faccio tutto ciò sulla bilancia perché così a me è molto più comodo mischiare al volo. Quanti 100 grammi erano, vero? Sono 100 grammi di farina, sì. Scusate, 110 grammi di farina. Pardon. Eccoli qua. Comodo farlo sulla bilancia. Sì. Bella risata. Anni e anni di studio. Anni or sono. Ok, adesso lo tolgo dalla bilancia, andiamo a mescolare per bene. Adesso tra un po' vi dovrete sporcare le mani, sappiatelo. Lasciamo la nostra palettina leccarda o leccapentola che dir si voglia e adesso Si lavora. a mano, come per il pan pepato, ci andremo ad impiastrare. Se per caso è una cosa che vi urta il sistema nervoso esattamente come a me, Fate il tiramisù. no, No. mettetevi i guanti. Ah, non fate questo dolce. Ok, mi raccomando, vedete bene che sotto sia tutto quanto perfettamente assorbito, sia il miele che la farina. Ecco qui. E adesso andremo a fare dei panetti. Mentre per il pan pepato si fanno dei panetti tondi, o meglio si dovrebbero, io voglio fare dei panetti un pochino oblunghi, diciamo, no? Ovali, ecco. Quindi ci rivediamo a panetti pronti. A tra A fra poco. poco. Eccoli pronti. E a questo punto li andiamo a mettere in forno a 160 gradi per circa 20 minuti, dipende sempre dai forni. Mi raccomando, importante, forno già arrivato a temperatura. Quindi intanto che voi li preparate, accendete il forno e raggiungete la temperatura di 160 gradi. Ci vediamo dopo. A dopo! Ragazzi, è pronto. Guardate che spettacolo. È ancora tiepido, Cioè, nonostante l'abbiamo aperto, perché Sì. ovviamente c'è qualcuno che deve fare l'assaggio. Beh, certo, devo assaggiare comunque. Io ci tengo a due cose. Uno, che voi veniate a iscrivervi al nostro gruppo di cucina Tutti a tavola con Silvia su Facebook, perché è un bellissimo gruppo pieno di gente che mette le ricette, ce le condividiamo, nessuno parla male dell'altro. Di tutto il mondo. Di tutto il mondo, sì, perché sono arrivati anche tanti amici stranieri. E poi su questo video mi piacerebbe sapere voi come lo fate questo dolce, perché io so che ci sono tante ricette diverse, sia con il ripieno che come tipo di cottura. E non ultimo, volevo far vedere quest'altro dolce che stiamo facendo. La videoricetta già c'è, ma io ve la metto nell'info box. Questo è il pan pepato. Esatto. Buonissimo anche questo, ma più difficile da fare, vero? A tavola con Silvia? Diciamo che è un pochino più complicato perché è più ricco di ingredienti e quindi bisogna bilanciare bene gli ingredienti, se no magari viene o troppo morbido o troppo duro. L'altro, il pan giallo, è molto più semplice. E adesso io assaggio questo pezzettino qui. Guardate che bello. Parla tu. Parla tu, quindi significa che gli piace. No, io che cosa vi devo dire? Niente, perché
quando poi mi metto lì a fare queste creazioni sono molto contenta soprattutto del risultato e delle persone che comunque ne usufruiranno, perdonatemi. Che lo mangeranno. Esatto, è meglio. E quindi questi poi dopo saranno tutti quanti dei regali. Alcuni ce li hanno ordinati, questi grandi li hanno ordinati, gli altri li stiamo facendo per i nostri carissimi amici e parenti. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima! Ciao a tutti!